Venezia, con la sua atmosfera romantica e la sua storia senza tempo, è una delle destinazioni più sognate al mondo. I suoi canali, i ponti e i palazzi sembrano usciti da una fiaba, attirando visitatori da ogni angolo del globo. Tuttavia, la bellezza unica di questa città spesso si accompagna a costi elevati, rendendola una meta percepita come inaccessibile per molti. La buona notizia è che, con un po' di pianificazione e intelligenza, Venezia può essere esplorata senza svuotare il portafoglio. Scopri come vivere la magia di questa città straordinaria in modo economico, evitando le trappole per turisti e sfruttando al meglio ogni euro. Il periodo migliore per visitare Venezia a basso costo è la bassa stagione, ovvero da novembre a marzo, escludendo le festività natalizie e il carnevale. Durante questi mesi le folle diminuiscono e i prezzi di alloggi e voli sono più contenuti. Anche le giornate infrasettimanali offrono un notevole risparmio rispetto ai fine settimana, quando la città si riempie di visitatori giornalieri. L'autunno e l'inizio della primavera sono perfetti per evitare il caldo soffocante dell'estate e l'affollamento, godendo comunque di un clima piacevole. Inoltre, pianificare la tua visita lontano dai grandi eventi è un altro trucco per evitare prezzi gonfiati. Se arrivi a Venezia in auto, il parcheggio è una delle spese più elevate. I parcheggi a Piazzale Roma e al Tronchetto sono convenienti per la loro vicinanza, ma possono costare fino a 35 euro al giorno. Per risparmiare, considera di parcheggiare a Mestre, dove i costi scendono a circa 10-15 euro al giorno, e prendere un treno o un autobus per Venezia. La linea ferroviaria collega Mestre a Venezia Santa Lucia in meno di 10 minuti, con biglietti che costano solo pochi euro. Per muoverti a Venezia e risparmiare sui trasporti, acquista una Venezia Unica City Pass. Questa card offre accesso illimitato ai vaporetti e include sconti per musei e attrazioni. Esistono varie opzioni, come l'abbonamento valido 72 ore, circa 45 euro, o una versione giornaliera più economica. Per i musei, il Museum Pass è una scelta intelligente. Con circa 35 euro avrai accesso ai principali musei della città, come il Palazzo Ducale e il Museo Correr, risparmiando rispetto ai biglietti singoli. Verifica sempre le offerte combinate, che spesso includono ingressi prioritari per evitare lunghe code. Alloggiare nel cuore di Venezia può essere molto costoso, ma ci sono alternative che ti permetteranno di risparmiare senza rinunciare alla bellezza della città. Cerca hotel o affittacamere nei quartieri di Cannaregio o Castello, meno turistici ma altrettanto affascinanti. Queste zone offrono un'atmosfera autentica e ristoranti più economici rispetto alle aree centrali. Un'altra opzione è soggiornare a Mestre o Marghera, da dove puoi raggiungere Venezia in pochi minuti di treno. Gli alloggi qui sono generalmente più economici e offrono un buon rapporto qualità-prezzo. Mangiare a Venezia può diventare costoso se non si presta attenzione. Evita i ristoranti con menù turistici nelle aree più frequentate, come Piazza San Marco o Rialto. Opta invece per le osterie e i baccari, dove puoi gustare i cicchetti, piccoli assaggi di cibo locale, accompagnati da un bicchiere di vino o spritz a prezzi ragionevoli. Luoghi come Al Mercà o Cantina do Spade offrono autenticità e prezzi contenuti. Per un pasto completo cerca trattorie come Alla Madonna o Trattoria al Gatto Nero, se visiti Burano, che combinano qualità e tradizione senza esagerare nei prezzi. Evita di sederti ai tavolini dei bar più famosi per un caffè. Il prezzo potrebbe lievitare incredibilmente. Ordina al bancone per risparmiare e vivere l'esperienza autentica. Uno dei modi migliori per risparmiare è approfittare delle numerose esperienze gratuite che Venezia offre. Passeggia per le calli e attraversa i ponti, esplora i mercati, come quello di Rialto, e ammira le chiese storiche, molte delle quali sono gratuite,
o richiedono un'offerta simbolica. Il tramonto lungo la fondamenta delle Zattere o il Canal Grande è uno spettacolo mozzafiato che non costa nulla. Allontanati dai percorsi turistici e scopri angoli nascosti della città. Ogni calle racconta una storia unica. Per quanto riguarda i prezzi, un giro in gondola tradizionale costa circa 90 euro per 30 minuti durante il giorno, 110 euro dopo il tramonto, per un massimo di 6 persone. Tuttavia, esiste un'alternativa economica poco conosciuta, il traghetto da parada, un servizio di attraversamento del Canal Grande che utilizza una gondola tradizionale, seppur più spartana, al costo di soli 2 euro per persona. Questo breve tragitto, che dura pochi minuti, permette di vivere l'esperienza della gondola a un prezzo accessibile. Venezia è ricca di esperienze autentiche, ma è facile cadere in trappole che fanno lievitare il costo del viaggio. Diffida dei ristoranti che espongono menù multilingue con foto dei piatti. Spesso hanno prezzi gonfiati e qualità mediocre. Controlla sempre il costo del coperto e delle bevande prima di ordinare. Evita di acquistare souvenir nelle vie più turistiche, dove i prezzi sono esorbitanti. Cerca invece mercatini o negozi nelle zone meno frequentate, dove troverai oggetti autentici e artigianali a prezzi più onesti. Purtroppo, Venezia è anche un luogo dove i borseggiatori possono approfittare della folla, soprattutto nei luoghi più frequentati come i Vaporetti, il Ponte di Rialto o Piazza San Marco. Per proteggerti, investi in uno zaino con chiusura antifurto, magari con zip nascosta nello schienale. Porta con te solo l'essenziale e usa una cintura portasoldi per tenere al sicuro documenti e denaro. In caso di furto, resta calmo e segnala immediatamente l'accaduto alla polizia locale, situata in diverse zone della città. Può essere utile avere fotocopie di documenti importanti e salvare i numeri di emergenza sul telefono. Ricorda di bloccare le carte di credito il prima possibile e contattare il tuo consolato se necessario. Con un po' di pianificazione e le giuste scelte, è possibile vivere Venezia senza spendere una fortuna. Ogni angolo di questa città offre bellezza e storia, e imparare a esplorarla in modo intelligente ti permetterà di apprezzarla ancora di più. Non dimenticare di condividere le tue esperienze nei commenti e di iscriverti al canale per altri consigli di viaggio. Grazie per avermi accompagnato in questo viaggio nella Venezia economica. Ci vediamo alla prossima avventura!